Oggi in questo video dimostrerò come i grandi strateghi scalano le loro aziende senza aggiungere un solo minuto in più di fatica. Ti insegnerò come diventare un predatore del tuo mercato. Immagina di voler comprare un'azienda che vale 44 miliardi di dollari. Non avendo quei soldi liquidi, ora immagina di convincere le banche a prestarteli con un trucco che sembra assurdo. Usare come garanzia proprio l'azienda che stai comprando. È esattamente la strategia che ha utilizzato Elon Musk per comprare Twitter. Ha caricato 13 miliardi di debito direttamente sul bilancio di Twitter. In pratica è l'azienda stessa che sta pagando il debito con il quale Elon Musk l'ha comprata. Questa operazione si chiama acquisizione a leva. Il corrispondente inglese è il leverage buyout. È il motivo per il quale grandi investitori diventano sempre più ricchi, mentre i piccoli imprenditori restano sempre di più schiavi della loro azienda. C'è una vera e propria bugia che sta uccidendo la piccola imprenditoria. Ed è quella che si pensa che per diventare più grandi e per scalare bisogna lavorare di più, essere più stressati, dover fare più fatica e più sacrifici. Ti faccio una domanda semplice. Se oggi decidi di sparire dalla tua azienda per un mese, che cosa succederebbe? Se l'azienda va in crisi durante la tua assenza, significa che non hai un business, non hai un'azienda, sei solo il dipendente e l'ostaggio della tua azienda. Ti insegnerò come diventare un predatore del tuo mercato. Ma attenzione, questa di cui stiamo parlando non è finanza creativa. È la prova che se hai il controllo totale dei numeri, puoi smettere di essere solo un dipendente della tua azienda e cominciare ad essere la guida strategica. Perché ti dico che puoi usare i soldi del tuo concorrente per comprarlo? In Bocconi mi hanno insegnato a guardare le aziende non dal punto di vista strutturale, quindi macchinari e capannoni, ma dai flussi di cassa che generano. L'imprenditore medio pensa che per espandersi abbia bisogno di lavorare 10 anni per risparmiare e mettere da parte i soldi per poter acquistare un'altra azienda. Lo stratega invece usa la forza della preda per finanziare l'attacco, quindi l'acquisizione. Attraverso una società veicolo e un'operazione di fusione, il debito che contrai per l'acquisto dell'azienda viene ripagato dal flusso di cassa che genera l'azienda stessa che vai a comprare. È come se la nuova azienda che stai comprando si ripagasse da sola il debito che hai contratto per pagarla e a te rimane la proprietà. La verità però è questa, che Elon Musk aveva l'accesso ai dati e ha potuto analizzare in maniera approfondita il flusso di cassa e la rendita che poteva ricavare da Twitter. Sapeva esattamente i flussi di cassa degli anni precedenti. Non puoi fare un'operazione del genere se non sai esattamente quanto ossigeno può avere l'azienda che vai ad acquistare, quindi quanta rendita ti può creare. I soldi nel mercato ci sono, le banche sono piene di liquidità, ma non le daranno mai a un imprenditore che è solo un dipendente e non ha una gestione approfondita e un controllo dei numeri. La banca vuole vedere un sistema. Se sei ancora impegnato a rincorrere quindi le urgenze della tua prima azienda, cioè la tua azienda principale, non avrai mai la lucidità e la prontezza per orchestrare un'acquisizione del genere. Sia chiaro che senza controllo questa strategia è un suicidio imprenditoriale. Facciamo l'esempio di un imprenditore, lo chiameremo Marco. Aveva l'occasione della vita, c'era un suo concorrente diretto che stava vendendo. Marco si è lanciato subito nell'acquisizione e aveva fatto l'acquisizione sulla base del fatturato, ma non aveva analizzato bene i dati e i margini dell'azienda che andava a comprare. Non aveva il pieno controllo dei margini dell'azienda che ha acquisito. 3 mesi dopo l'acquisizione si è reso conto che l'azienda aveva dei margini talmente bassi che stava rischiando di affondare anche l'azienda principale. È stato il momento in cui ha capito che se non aveva la gestione e il controllo chiaro dei dati aziendali non poteva
continuare a scalare e ad acquisire nuove aziende. Per fare un'acquisizione di cui abbiamo parlato a costo zero, devi saper analizzare immediatamente i dati del tuo obiettivo, quindi della tua azienda da acquisire. Se questa azienda ha liquidità dormiente, significa se l'azienda ha delle liquidità bloccate che puoi liberare subito dopo l'acquisizione, oppure ha degli asset sottoutilizzati, beni che possono essere anche utilizzati come garanzia per la banca, inefficienze sui margini, soldi che il vecchio proprietario sprecava e che tu puoi trasformare in profitto. Facciamo un esempio pratico, reale. Consideriamo un'azienda target da acquisire che valga 1 milione di euro e che produce 200.000 euro di utile all'anno. Tu crei una NewCo, una società veicolo, ottieni un finanziamento bancario basato su flussi di cassa futuri. Una volta acquisita usi quei 200.000 euro di utile che produce l'azienda acquisita per ripagare le rate della banca. In 5 anni ti ritrovi con un'azienda raddoppiata perché hai acquisito il tuo concorrente e con il debito estinto. Costo reale per te? Quasi zero se hai una gestione strategica dei numeri. Questa non è un'opinione, non è opinabile, è matematica, ma la matematica per essere applicata ha bisogno di dati certi. Se il tuo sistema di controllo di gestione non è perfetto, la tua analisi sarà sbagliata e il tuo progetto fallirà. Il problema non è la tecnica finanziaria, ma il tuo ruolo. Il dipendente della propria azienda, quindi l'imprenditore che non ha un controllo effettivo dei dati, può solo sperare che vada bene, mentre la guida strategica lo sa perché controlla i numeri e sa quali impegni può prendere e come li può pagare. Per questo motivo ho creato il protocollo impresa, un percorso per imprenditori progettato per farti passare dal dipendente vittima della propria azienda e dei propri numeri allo stratega che diventa il leader e quindi riesce a gestire l'azienda anche senza doverci lavorare. Ho strutturato l'accesso in 4 livelli distinti. Il primo livello è il livello standard, per chi vuole iniziare il viaggio e imparare ad analizzare i numeri, e avrà un videocorso mensile con i file allegati per aiutarlo ad analizzare i propri dati aziendali e l'accesso alla community di imprenditori. È il primo passo per non essere da soli al comando. Abbiamo il secondo livello che è il premium. Per chi vuole dei risultati immediati avrai accesso subito a 12 videocorsi con i file allegati che ti permetteranno di avere già un quadro generale della tua azienda e capire dove devi intervenire. Al terzo livello abbiamo il livello VIP. È il livello completo per chi punta a massimizzare il profitto. Comprende 24 videocorsi più tutti i file in Excel, l'accesso alla community, il tutto per un anno, e in più potrai partecipare alle live mensili con altri imprenditori. Live di gruppo con me per analizzare alcuni casi aziendali e anche i tuoi numeri. Il quarto livello è il livello Elite. Questo è solo su candidatura ed è limitato a 5 imprenditori al mese. È il percorso che comprende tutto quello che c'è negli altri e in più ci sono consulenze strategiche personalizzate. La domanda vera non è se questa strategia funzioni, perché i giganti e gli strateghi la utilizzano da sempre. La domanda è questa: la tua azienda oggi è pronta per essere guidata o ha ancora bisogno di un babysitter, quindi non hai ancora il controllo totale della tua azienda? Hai dei dati o ti basi solo sulle opinioni e sui sentimenti, le emozioni? Smetti di lavorare per la tua azienda e inizi a far lavorare la tua azienda per i tuoi obiettivi. Clicca sul link in descrizione, scegli il livello del protocollo impresa più adatto a te e ai tuoi obiettivi o richiedi la candidatura inviandomi una mail che trovi nella mia bio per partecipare al percorso Elite. Inizia oggi a prendere sul serio la tua carriera da imprenditore e trasformati da dipendente della tua impresa alla guida definitiva. Ci vediamo la prossima settimana su YouTube con un nuovo video e vi aspetto all'interno del protocollo impresa.